bentornati nel forum. Oggi parliamo di un OSR. Che rottura di scatole dite di OSR su questo canale, se ne sono viste in continuazione. Abbiamo parlato di tantissimi titoli OSR. Per chi non lo sapesse, OSR sta per Old School Renaissance, ovvero una tecnica di gioco di ruolo, potremmo dire quasi una filosofia, che si riferisce a metodologie di gioco ma anche attività psicologiche dietro a questo, ispirate al passato, all'inizio del periodo del gioco di ruolo. Tra l'altro sono rette da una serie di principi chiamati i principi apocrifa, che appunto dovrebbero dettare quelle che sono bene o male le regole base, i metodi di comportamento di giocatori e di master all'interno di un OSR. Perfetto, ma noi non parliamo di un OSR oggi, noi parliamo di The True OSR, che sta per The True Obsolete Rules. Come avrete notato, il titolo è leggermente offensivo verso potremmo dire la categoria. Questo perché? Perché The True OSR, che da questo momento in poi chiamerò così per evitare a Daniele ulteriori censure, è un gioco ironico, satirico. I principi che reggono questo gioco non sono i principi apocrifa, ma i principi satirica, ovvero potremmo dire una storpiatura dei principi che reggevano gli OSR. Se negli OSR ci sono principi tipo sì un arbitro imparziale, qui abbiamo principi che sostanzialmente vi dicono il manuale è il padrone, se non vi piace cambiate gioco. Li andremo poi in chiusura a vedere questi principi, e da un certo punto di vista in questo suo approccio satirico a quello che è l'Old School Renaissance è anche quasi un meta, oserei dire, gioco di ruolo, perché va a meccanicizzare un aspetto dell'OSR in generale, di quello che è visto come il gioco di ruolo un po' datato, e lo rende l'effettivo divertimento, l'effettiva meccanica principale di tutta la partita. Di questo titolo potreste averne già sentito parlare sul canale, perché noi avevamo appunto questa quick start che avevamo preso, c'era sta data anzi l'altro anno a Lucca, che veniva con il plettro, perché dietro c'era anche il codice QR per scaricare il PDF della quick start. Perché proprio il plettro? Perché tutto il manuale è illustrato come se fosse quelle copertine di dischi musicali un po'. Ora non so assolutamente nulla di questo genere, non credo sia il Vaporwave, ma comunque l'idea che era anche alla base del manuale di Morkborg, cioè creare questa sorta di idea di copertina di disco musicale. Ecco perché appunto era collegata al plettro. Mi sono scordato di dire di chi è The True OSR, dei ragazzi della Tinat Games, che ringraziamo perché ci hanno fornito poi il PDF effettivo con cui fare la recensione completa, perché a questo punto The True OSR è disponibile per voi. Nel momento in cui io sto registrando, sebbene non sia ancora uscito, è comunque in lavorazione un'ulteriore espansione per il titolo, in cui ci sono sostanzialmente ambientazioni e elementi che sono inseriti da varie personalità importanti, e non dico non perché ci siamo anche noi, del gioco di ruolo italiano, e se non sbaglio non solo. In che modo è stata fatta questa collaborazione? Semplicemente aggiungendo tabelle, perché The True OSR è un gioco che si basa praticamente ed esclusivamente solo sulle tabelle. Avete presente quando Daniele faceva le battute al fatto che alcune edizioni di un particolare gioco di ruolo abbastanza famoso erano riempite fino all'orlo di calcoli e tabelle? Ecco, esattamente l'idea che si vuole cercare di imitare è questa, però con un gioco molto più rapido e facilmente accessibile. Prima di andare a parlare di questo suo caratteristica meta e di questo suo elemento satirico, forse è il caso che vi spieghi basilarmente The True OSR cosa significa a livello di sistema. Si basa
principalmente, come ho detto, sulle tabelle, quindi dovrete tirare per molti elementi su queste. Quasi tutto il manuale è costituito appunto da tabelle che sono in base 100, al massimo in base 10, ma la maggior parte sono in base 100. In queste ci sono tutte le informazioni che vi possono servire: archetipi, caratteri, equipaggiamento per la creazione del personaggio, mostri, effetti, equipaggiamento vario, tesori, incontri casuali, obiettivi, missioni, tutto quello che può servire a un giocatore o a un master va, almeno di regola, tirato da queste tabelle. C'è anche la possibilità tranquillamente di crearvi le vostre. Il gioco di per sé prevede molti pochi elementi mobili in pieno, diciamo, stile OSR, che prevedeva avere sulla scheda elementi minori per dare un minimo spazio all'interpretazione e cercare di sopravvivere, dato che la mortalità è abbastanza comune in un OSR, con quelle poche risorse che il personaggio ha a disposizione. Per questo il sistema è molto semplice: si basa sul tiro del D10, a cui vanno aggiunti modificatori che possono essere positivi o negativi del caso. Ad esempio, le nostre caratteristiche avranno un valore positivo o negativo che può essere aggiunto. Il successo nella prova si ha con un 6+, il fallimento si ha dal 5 in giù. Questo è il sistema. Ci sono pochissimi elementi in più. C'è l'idea che possiamo utilizzare un'armatura o un qualche tipo di protezione, che è uno anche degli oggetti che possiamo avere nell'inventario. A questo punto, quando subiamo un colpo, possiamo decidere prima di sacrificare quel pezzo di armatura, quella protezione, per ridurre i danni che ci arrivano, ma presupponibilmente distruggendo anche l'oggetto. Ovviamente avremo delle armi che avranno delle caratteristiche di danno, ma semplicemente se si supererà la prova il danno verrà inflitto normalmente, meno l'eventuale armatura del nemico. Esiste un sistema di punti esperienza che non sono usati esclusivamente per livellare, possono essere utilizzati anche per attivare caratteristiche del personaggio che sono disponibili dal primo livello, ma anche per ritirare il dado. La cosa divertente è che in The True OSR anche il master guadagna punti esperienza e li può usare contro di voi. E qui devo introdurre quello che è il succo principale del gioco. The True OSR è un gioco in cui voi giocate contro il master, mentre il master cerca costantemente di eliminarvi. Avete presente quell'idea che è in un qualche modo sempre utilizzata quando si ironizza sul gioco di ruolo, che il master è cattivo, sadico, cerca di uccidere in continuazione dei giocatori? In The True OSR lo deve fare, è un personaggio malvagio che i giocatori devono sconfiggere e lui sta attivamente giocando contro di loro, utilizzando il maggiore potere che ha, essendo il master, e un manuale di pericoli a sua disposizione per eliminarvi. Se voi fallite la missione, il master prende punti esperienza che può utilizzare per tirare sulle tabelle del master e crearvi incontri casuali ancora più difficili per farvi fallire ancora più missioni. Deve essere il più bastardo e il più sadico possibile, sostanzialmente. Voi siete giocatori e dovete utilizzare qualsiasi mezzo a vostra disposizione, andando da abusare il sistema, essere i giocatori più tossici e stereotipati possibili per sconfiggere il master, perché il master qua è cattivo. Non c'è alcun tipo di collaborazione, non c'è alcun tipo di compromesso, siete voi contro il master. Ecco da dove sorge uno degli elementi dell'ironia. Tutti i giochi di ruolo oggi cercano di realizzare la collaborazione e dire è un gioco basato su una storia che è raccontata in collegamento fra il master e i giocatori, bisogna collaborare al tavolo. No, qui si ritorna ai vecchi fasti. Qui avete una persona sadica e un pochino depressa che cerca di uccidere i vostri personaggi per sentirsi importante, e voi dovete fare proprio quei giocatori, quelli che non vorreste mai al tavolo, per cercare di vincere al gioco, in un certo senso. Questo mi ha fatto sviluppare, diciamo, una riflessione un pochino particolare che dirò proprio in chiusura. Ma a questo punto, chiarito questa meccanica fondamentale, come si crea il personaggio a The True OSR?
con un tiro di dado. Io l'ho fatto così. Potete anche scegliervi i vostri elementi, ma la creazione della scheda è credo una delle più veloci che si possano immaginare. Per questo ve la faccio vedere. Come vedete, questa è la scheda, una singola pagina, stesso diciamo taglio estetico del manuale. Avete le vostre caratteristiche, il nome del giocatore, il nome del personaggio, l'archetipo, in questo caso io sono un contadino, il carattere irritabile, i vostri PF, i vostri Pix, il livello che non è indicato numericamente ma è semplicemente basso, medio, alto, epico. Spendendo Pix potete diciamo spuntare questi passaggi. Si parte ovviamente in creazione dal livello basso. Se avete perseguito la stessa creazione che ho fatto io, ovvero quella che richiede sostanzialmente solo di tirare un dado e controllare sul manuale l'archetipo che vi è venuto, che contiene tutte le informazioni che vi possono servire, quindi PF, caratteristiche e qual è il vostro potere speciale, qua scriverete qual è l'abilità o le abilità che il personaggio può attivare spendendo punti esperienza, perché in questo caso il contadino può far crescere un vegetale in un di 10 minuti spendendo un Pix. Alternativamente può anche compiere qualsiasi tipo di lavoro con metà del tempo che richiederebbe normalmente. Ogni diciamo range di livello vi farà ottenere alcune di queste abilità speciali. Qua io non ho scritto nulla, ma è lo spazio per il vostro equipaggiamento. Ogni archetipo presente sul libro ha una serie di oggetti già previsti nel suo equipaggiamento che ci sono indicati con un valore in monete, nel caso li vogliamo vendere, e con un valore di PF, nel caso li volessimo utilizzare per difenderci, appunto utilizzarli come oggetti di difesa come ho detto precedentemente. Nel caso del contadino, perché togliervi l'occasione di far andare a rotoli i piani del master facendovi scudo con una patata. Infine sulla scheda saranno presenti lo spazio per i vostri obiettivi. Gli obiettivi sono appunto quello che il personaggio vuole cercare di raggiungere nel mondo che state giocando. Sono tra l'altro uno dei 3 modi in cui potete ottenere punti esperienza, realizzando i vostri obiettivi, che possono anche quelli essere tranquillamente tirati casualmente, portando a termine una missione che il master vi ha affidato, oppure per particolari situazioni che sono presenti in gioco. Ci sono addirittura alcune tabelle che alcuni risultati indicheranno proprio che voi ottenete un certo numero di punti esperienza. Salve, questa parte la faccio io perché in un certo senso è un po' più nelle mie corde. Infatti i ragazzi della Tinat Games, oltre al manuale di The True OSR, ci hanno passato anche uno degli stretch goal della campagna Kickstarter, ovvero il fumetto V-Word, storia in 4 pagine che ci illustra tutta un'ambientazione che possiamo anche sfruttare appunto per The True OSR. Esattamente come il gioco trasuda metal da tutti i pori, ma non solo. È una storia, possiamo dire senza fare troppi spoiler, post-apocalittica, certo, ma post-apocalittico metal, nel vero senso dei termini. È anarchico, nei disegni ricorda tantissimo quelle atmosfere underground del fumetto anni 80, quelle fanzine se vogliamo con disegni talvolta estremi, sporchi, grezzi e soprattutto violenti fino al midollo. Proprio per questo motivo, nel momento in cui sto registrando non ho idea di quale parti mostrarvi senza che YouTube butti giù questo video, quindi mi limito intanto a dirvi questo. Questa espansione fa parte ovviamente del pacchetto completo di The True OSR perché in fondo ci vengono fornite anche le schede dei protagonisti della loro storia e una mappa, diciamo, sommaria che appunto possiamo sfruttare per poter ambientare le nostre avventure in questo mondo. Se devo dare la mia sincera opinione, non mi sarebbe dispiaciuto poter vedere qualcosa in chiave più fantasy, se vogliamo, nonostante anche qui comunque entrino in gioco demoni, goblin e altre cose del genere. Sicuramente c'è qualche nota un po' più urban fantasy, se vogliamo usare questo termine, però intanto io ve la suggerisco. Ovviamente si tratta però di una cosa, come dire, da stomaci forti, ecco. Se preferite rimanere un po' più soft perché state giocando a The True OSR, mi viene da chiedere. Se invece siete dei metallari come si deve, sarà qualcosa che vi metterà perfettamente a vostro agio. Detto questo, io vi lascio di nuovo a Francesco che finirà di dirvi la sua sulle schede. E lo spazio per il ritratto del personaggio, per il background, che è io ho in mente questo personaggio così tanto complesso e particolare, ve lo scrivete su un foglio perché, come viene citato nel manuale,
a nessuno importa chi siete. L'unica cosa che conta sono le regole del manuale. Se non vi piace, cambiate gioco. In realtà ovviamente questo va preso in maniera ironica, la scheda è fatta per essere il più essenziale possibile e se volete aggiungere quegli elementi maggiormente di ruolo al vostro personaggio lo potete tranquillamente fare con supporti esterni. L'idea è cercare appunto di ricreare quella struttura di giochi di ruolo un po' addietro nel tempo che vi davano effettivamente pochi supporti, dovevate essere voi poi che eventualmente le integravate, come io che mi scrivevo nella 3.5 la lista degli incantesimi su un foglio bianco. Avevo già citato le tabelle, ma a questo punto, visto che stiamo bene o male parlando del sistema e della creazione del personaggio, ce n'è una che va nominata in particolare. È una tabella delle imprese epiche, sostanzialmente una tabella in base 100 in cui sono descritti tutta una serie di incredibili successi o mostruosi fallimenti. Ogni giocatore, invece di tirare un dado e fare una sua normale prova, può decidere invece di tirare su quella tabella quando proprio non ha nessuna possibilità. Quando il master è pronto lì a eliminargli il personaggio, potete decidere di fare una cosa del genere e a questo punto avrete la possibilità o di letteralmente mettere il bastone fra le ruote con un successo incredibile, oppure semplicemente fare una fine ancora più orribile e idiota di quella che avreste fatto nei più oscuri pensieri del master. Il livello meccanico sostanzialmente si ferma qua. Il master avrà appunto la possibilità, come ho detto, di spendere dei punti esperienza per attivare delle sue particolari meccaniche che principalmente serviranno a mettervi ancora di più i bastoni fra le ruote. Può spawnare incontri casuali e, come avevo già detto, ci sono delle tabelle apposta sue in cui può tirare per far avverare degli eventi che sono assolutamente assurdi e sono scritti, c'erano anche qua nella quick start, con in mente proprio quei tipi di master, quelli che non vi vorreste mai trovare al tavolo, diciamola così. Quindi, tolto la descrizione tecnica, cosa possiamo dire a questo punto sull'approccio che Detroit OSR ci presenta? È un gioco strano, perché è un OSR, si ispira ai principi dell'OSR ribaltandoli. Prima di fare ulteriori considerazioni, credo che sia a questo punto necessario, per chi non li conosce, parlarvi un minimo dei principi, anzi dei principi apocrifa, per capire come sono stati in un qualche modo ironicizzati dal gioco. Nei principi apocrifa troviamo consigli, diciamo, perché sono appunto principi generali che sono del calibro di falli pensare, sii il mondo, gioca a dadi con la morte. Sono in realtà appunto quasi oserei dire dei principi della Costituzione, avete presente, no? Che poi hanno molti punti. All'interno di uno di questi principi ci sono punti molto specifici che vanno a spiegare poi il senso più grande. Appunto, sii il mondo, sei il master, devi dargli una struttura del mondo che è coerente, magari cattiva, ma come il nostro ha delle regole. Quali sono i principi di True OSR? Io, giusto per essere proprio citazionale, vi leggerei solo il primo. Il tavolo non è tuo. Non scegli tu come divertirti, saranno le regole del manuale a far emergere l'ilarità. Se non ti diverti, cambia gioco. Ma poi troviamo cose del calibro di regole non decisioni, fanculo la logica, le tue abilità sono più potenti della tua immaginazione e chi muore è un perdente. Se i principi apocrifa erano tutti misurati sull'idea di creare un'esperienza che magari era letale ma giusta, qui siamo sostanzialmente tutti orientati sull'idea di quello che c'è scritto nel manuale è legge, fatelo andare bene perché non sarai mai migliore del manuale neanche se sei il master. Potete ben capire perché deve essere una posizione che va presa con assoluta ironia. Non credo di dover stare qua a spiegare che qualsiasi cosa vi viene indicato in True OSR è
una grossa satira, i principia satirica appunto di quello che è, fra virgolette, un modo non troppo felice per approcciarci a certi tipi di giochi. Guardate anche solo il riferimento in continuazione nei principia satirica al fatto che il manuale è migliore di voi, quello che c'è scritto nel manuale è più divertente di quello che mai potete fare voi. È un collegamento a quell'idea che bisogna per forza giocare attenendosi per forza e assolutamente a quello che c'è scritto, perché non si può fare di meglio e non si può cambiare, cosa che, se presa diciamo con non troppa elasticità, può creare, almeno mi immagino, problemi al tavolo. Ma anche l'idea che il master è questo soggetto che sta cercando per forza di mettervi i bastoni tra le ruote strizza sicuramente l'occhio a sfortunate situazioni che credo bene o male ognuno ogni volta o ha sentito nominare o ci si è trovato. Il fatto che dovete essere dei giocatori che giocano attivamente per sconfiggere il master, di nuovo fa ritornare in mente situazioni che si sentono dire e sono molto di più collegate a periodi, fra virgolette, passati di gioco di ruolo, in cui magari la nicchia era ancora di un certo tipo e c'era meno elasticità nelle filosofie di gioco. Tutto questo molto bello, ma in questa sua, diciamo, metanarrazione, metarappresentazione del gioco di ruolo è consigliabile? Allora sì, per un motivo: che alcune volte fare le parti del giocatore tossico e del master bastardo, e questo è un gioco che sostanzialmente è basato sull'idea che voi lo facciate, la sua meccanica principale è quella, è utile, perché facendolo qua con l'ottica di divertirvi potreste avere a questo punto gli strumenti per evitarlo quando non lo dovete fare. È una sorta di allenamento. Giocate divertendovi facendo i master sadici e i giocatori bastardi per essere pronti a reagire o a riconoscere la situazione quando invece siete in un gioco di ruolo che non lo richiede. Goliardico e catartico in pratica. Esatto, è un gioco molto catartico da questo punto di vista. Se però devo dare un punto d'attenzione è il fatto che, da un certo punto di vista, fare questa cosa bene, cioè fare quel giocatore e quel master bene, non è semplice. Avere anche solo in mente bene i principi dell'OSR per rappresentarli nella loro versione e giocarli nella loro versione ironica richiede dei giocatori che quantomeno sanno come girarsi già in questi sistemi e in questa filosofia. Quindi da un certo punto di vista magari quello che sto cercando di dire è che se siete quel giocatore che per la prima volta con grande entusiasmo si apre al gioco di ruolo perché, e perdonatemi la citazione, avete preso in saldo su Steam Baldur's Gate 3 e volete tanto fare un barbaro tiefling perché vi piace il personaggio, magari potrebbe essere un impatto un po' strano, perché letteralmente vi trovereste con un gioco che vi invoglia e richiede di fare tutte quelle cose che normalmente ad oggi nel gioco di ruolo si prega di non fare, quindi potrebbe quantomeno spiazzare. Inoltre, per riuscire a essere davvero il master bastardo senza non diventare davvero un bastardo, o fare davvero il giocatore tossico ma in maniera ironica, quantomeno un minimo di abilità nella vostra interpretazione, un minimo di conoscenza del vostro stile di gioco, secondo me, la dovete avere. Per il resto il livello d'entrata del gioco è bassissimo, la creazione è rapidissima, il sistema è contenuto in pochissime pagine del manuale e il fatto che sostanzialmente dovete tirare su delle tabelle permette una velocità di creazione delle avventure che è incredibile. Quindi, sebbene io non lo consigli magari a parti di giocatori totalmente nuovi, a questo punto magari vi consiglierei, se volete, di iniziare con un OSR normale per capire prima quale sia la filosofia di gioco e poi divertirvi a distruggerla con dei true OSR. Magari se siete introdotti a un party di persone che sono quantomeno un minimo veterane sia del gioco di ruolo sia del sistema, vi potranno comunque tranquillamente indirizzare e farvi capire anche magari in determinate situazioni perché
l'ironia è lì e che cosa significa rispetto all'OSR normale. Comunque per il resto il gioco è anche molto carino da vedere, cioè il manuale è molto particolare da sfogliare per le grafiche diverse, e sono veramente ognuna esclusiva, diciamo, che ci sono in ogni pagina, e l'esperienza di lettura è molto tranquilla, anzi molto rapida. A discapito di quello che potrebbe sembrare dalla grafica, non è pesante la lettura. Le parti che sono scritte si capiscono veramente bene, perché dove c'è da spiegare effettivamente sono riusciti a impaginarlo in maniera che si legga tranquillamente, senza, diciamo, troppi problemi di colori o di font che non si capiscono bene. Detto questo, ringrazio i ragazzi della TNAT Games. Se questo video vi è piaciuto, io vi invito a mettere mi piace, condividerlo, passare dalle nostre pagine social. Abbiamo Facebook, Instagram, un gruppo Telegram se volete discutere in tempo reale con noi sul gioco di ruolo. Recentemente siamo sbarcati anche su TikTok, e a questo punto vi saluto, vi invito a informarvi maggiormente su TrueOSR se vi ha interessato come titolo per le vostre future campagne di gioco di ruolo. Vi ricordo che noi il 3 novembre saremo a Lucca per credo quasi tutta la giornata, nel caso ci siete anche voi e vogliate incontrarci. Francesco Dal Foro Sentenzia, chiudo.